può un solo tweet distruggere la reputazione di una persona in poche ore? Oggi vi parlo della storia di Gen Hoshino, un famoso cantante e attore che nel maggio 2023 si è ritrovato improvvisamente a essere l'uomo più odiato del Giappone, e la motivazione è davvero stupida. Se non ci conosciamo, ciao miao, io sono Esther e sono una cosplayer. Se ti piace questo tipo di video non dimenticare di iscriverti al canale e considera l'idea di abbonarti per contenuti esclusivi. Ma adesso iniziamo! Prima di spiegarvi cosa effettivamente sia successo, voglio parlarvi un po' del protagonista di questa storia. Immaginate un giovane musicista giapponese che all'inizio degli anni 2000 si fa strada nell'industria musicale con un sogno e una marimba. Quel musicista è proprio Gen Hoshino. Tutto ha inizio nel 2000, quando Gen fonda i Sake Rock, un gruppo strumentale che mescola suoni tradizionali giapponesi con melodie moderne. Con la sua marimba e chitarra, Gen guida la band per 15 anni, pubblicando oltre 10 album e costruendo una solida reputazione nell'underground musicale giapponese. Nel 2010, parallelamente alle sue attività di gruppo, Gen decide di intraprendere la carriera solista e il 23 giugno di quell'anno pubblica il suo primo album, Baka no Uta. Le sue canzoni trattano di argomenti di vita quotidiana, il suono è descritto come calmo e solitario e riesce a conquistare subito una nicchia di fan appassionati, ma nel 2011 arriva il primo vero salto di popolarità. Il suo singolo Kudaranai no Nakani si piazza alla posizione numero 17 della Oricon Singles Chart. Da quel momento Hoshino non si ferma più. I suoi singoli successivi, Film, Yume no Sotoe, Shiranai e Gag entrano tutti nella top 10, consolidando il suo posto tra gli artisti più interessanti della scena musicale giapponese. Il suo secondo album, Episode, pubblicato il 28 settembre 2011, raggiunge la quinta posizione, mentre il terzo, Stranger, pubblicato il 1 maggio 2013, sfonda al secondo posto della classifica Oricon. Ma Gen Hoshino non è solo musica. Dal 2011 diventa co-conduttore del programma Sake no Sakana, insieme a Ichiro Yamaguchi dei Sakanaction. Il programma nel 2014 cambia nome in Yoru no Television e diventa un punto di riferimento per gli appassionati di musica e cultura pop. Il 2 dicembre 2015 esce Yellow Dancer, il suo quarto album, e questa volta Hoshino raggiunge la vetta. L'album debutta al primo posto delle classifiche di Oricon e Billboard Japan e in poco tempo ottiene la certificazione platino della RIAJ, Recording Industry Association of Japan, per le oltre 250.000 copie fisiche vendute. E non è tutto. Yellow Dancer è uno dei pochi album a ricevere la certificazione oro anche per i download digitali, un traguardo davvero importante. Oltre a cantare e condurre, Gen si dedica anche alla recitazione, interpretando vari personaggi in film e dorama e doppiandone altri. Nel 2016 interpreta il protagonista Tsuzaki Hiramasa del popolarissimo The Full-Time Wife Escapist, un drama tratto da un manga josei. Il protagonista maschile ha 36 anni e si definisce uno scapolo professionista, ma decide di siglare un matrimonio fittizio con Mikuri Moriyama, perché pensa sia utile vivere con qualcuno che possa prendersi cura di lui in caso di necessità. Poco dopo aver sposato Mikuri, inizia a provare però dei sentimenti per lei, che cerca di reprimere. Il personaggio di Mikuri è invece interpretato da Yui Aragaki, una delle attrici più amate del Giappone. La serie riceve un successo strepitoso, ma ciò che la trasforma in un vero fenomeno culturale è la sua sigla, Koi, cantata proprio da Gen Hoshino. Io mi ricordo che in quel periodo ero in Giappone e quella canzone era davvero ovunque, la sentivo in qualsiasi posto. Per non parlare poi del balletto della canzone, tenete presente che TikTok non esisteva ancora, non era molto famoso, quindi immaginate, sarebbe stato ancora peggio. Avrei trovato le persone per strada a ballare Koi, tra l'altro me lo ricordo ancora, era tipo... molto carino. Sebbene Gen Hoshino fosse già un noto autore di canzoni prima di The Full-Time Wife Escapist, questo show lo ha spinto verso una popolarità e un'esposizione senza precedenti. Dopo questo grande successo continua ad affermarsi come uno degli individui più talentuosi dell'industria dell'intrattenimento, con numerose canzoni di successo e programmi televisivi popolari negli anni successivi. Fast forward al 19 maggio 2021. Hoshino Gen e Aragaki Yui annunciano il loro matrimonio, stavolta per vero, non come i personaggi di un dramma. La notizia esplode come una bomba, con i media giapponesi che la trattano come se fosse la notizia del secolo. Pure
essendo una notizia felice, ci sono delle persone a non esserlo. Ma proprio per nulla. In particolare, una certa fetta tossica della fanbase reagisce malissimo. Parliamo di quegli otaku ossessionati dalle loro star preferite, che vedono Yui come la loro dea intoccabile e non riescono ad accettare che lei abbia sposato qualcuno. E nell'era dei social media, dove tutti hanno una piattaforma per esprimere le proprie opinioni, anche se in minoranza, molte reazioni al matrimonio di Gen e Yui furono piuttosto negative, soprattutto a causa del loro aspetto. Questi fan tossici tendevano a mettere a confronto i due, dicendo che lui era troppo brutto per una ragazza bella come lei. Arriviamo adesso al 22 maggio 2024. Mentre Gen e sua moglie stanno trascorrendo una serata tranquilli a casa, il suo telefono esplode di notifiche. Instagram, Twitter, ovunque, un'ondata di odio senza precedenti. Ma cosa è successo? Poche ore prima, un utente noto per diffondere pettegolezzi scandalosi ha twittato che un cantante uomo sposato con un'attrice super popolare l'ha tradita con un'annunciatrice e ha pagato 1 miliardo di yen per insabbiare tutto. Aggiunge anche: la loro relazione è praticamente finita e non hanno chiesto il divorzio solo perché questo potrebbe influire sul loro lavoro. Non serve dire i nomi, tutti pensano immediatamente a Gen Hoshino e Yui Aragaki. La notizia diventa virale e anche se l'agenzia di Hoshino smentisce tutto subito, per molti la sentenza è già scritta. Il giorno dopo Gen smentisce personalmente la voce tramite una storia sul suo profilo Instagram, ma gli haters non lo vogliono ascoltare. Per loro non è mai stata una questione di verità, era solo un modo per attaccarlo e sperare che Yui si liberi di lui. Fanno di tutto per dimostrare che Yui ha sposato l'uomo sbagliato, come ad esempio far notare che Yui sembra più triste, non allegra come prima del matrimonio, quando in realtà lei è sempre stata una grande introversa e non è mai stata un tipo allegro di suo. Ha spesso dichiarato pubblicamente di non essere una persona fiduciosa e vivace nella vita reale. Praticamente questi fan la considerano in base alle loro fantasie e ai loro standard irrealistici e poi la difendono di conseguenza. Il 28 maggio però succede qualcosa di inaspettato. Yui Aragaki, nonostante la sua natura riservata, decide di parlare. Lo fa in diretta durante il programma radiofonico di Gen e in quel momento l'intero paese si ferma ad ascoltare. Le sue parole mettono fine alle speculazioni, anche se ormai il danno è fatto. Gen Hoshino ha sulle spalle l'odio di un'intera nazione. E il tizio che ha diffuso la voce? Beh, lui si scusa 4 mesi dopo con un post tipo: non ho trovato le prove, quindi ho cancellato il tweet. Mi scuso per l'inconveniente. E basta, nessuna conseguenza, nessuna ripercussione per aver quasi rovinato la vita di qualcuno. Anche se la storia potrebbe essere arrivata a conclusione, la sfortuna di Gen Hoshino non è ancora finita. Alla fine dell'anno viene invitato al Kohaku Utagassen, il più grande festival musicale giapponese che viene trasmesso a Capodanno dalla NHK. Partecipare al festival è considerato un punto culminante nella carriera dei cantanti, grazie all'ampia portata, ma anche perché l'onore di esibirsi è rigorosamente su invito, quindi solo i cantanti di maggior successo nell'industria giapponese possono esibirsi, tipo Sanremo. Per Gen comunque non era la prima volta e decide quindi di cantare Why Don't You Play in Hell, una canzone che ha scritto nel 2013 dopo essere sopravvissuto a un'emorragia cerebrale. Per lui questo è un pezzo carico di significato sulla vita e sulla morte, ma appena fatto l'annuncio scoppia una nuova polemica. Il regista dell'omonimo film per cui era stata usata questa canzone era stato coinvolto in uno scandalo su molestie sessuali, quindi alcuni iniziano ad accusarlo di sostenere comportamenti del genere solo per aver scelto quel brano. Sotto pressione, Gen cambia canzone e sceglie Bara Bara, scritta quasi 20 anni fa, in un momento oscuro della sua vita in cui aveva persino pensato di compiere l'estremo gesto. Quando finalmente sale sul palco, con innumerevoli occhi puntati addosso, si siede in silenzio per 15 lunghi secondi, come se stesse elaborando tutto il dolore dell'ultimo anno, per poi iniziare a cantare. Purtroppo non è la prima volta che vi parlo di una storia del genere dove il pubblico si rivolta contro una celebrità. Nel caso di Gen, per fortuna, si trattava di una piccola parte di giapponesi ossessionati da sua moglie, ma i suoi fan, i suoi veri fan, continuano a seguirlo e amarlo. Era anche un pretesto per me per raccontarvi di quest'artista che
mi piace molto. Anche se vediamo queste persone attraverso uno schermo, non sono meno umane di noi, quindi mi raccomando, cerchiamo sempre di essere gentili. Grazie mille per aver visto il video fin qua e noi ci vediamo alla prossima. Ciao miao!